Con Z-Image Turbo Alibaba ha stravolto il mercato, lanciando un guanto di sfida a tutti gli altri generatori di immagini. E Black Forest Lab ovviamente non poteva starsene lì a guardare in disparte, come già fatto all'epoca con Stable Diffusion, doveva rispondere e doveva mostrare un modello che già aveva anticipato e che oggi andremo a vedere se realmente riuscirà a spodestare il modello più utilizzato al momento di Alibaba. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Ne avevo parlato già nella guida di Flux 2 Dev, doveva uscire un modello che forse avrebbe un po' migliorato le visioni su questo modello perché, come abbiamo ben visto, la versione Dev era incredibilmente pesante. Ok, molto piena di miliardi di parametri, con degli ottimi risultati tutto sommato, ma con delle richieste hardware veramente stratosferiche, quasi da server o da workstation veramente ben attrezzate. Ma, come ricordate bene, oltre alle versioni utilizzabili solo in abbonamento tramite crediti, c'era anche un'altra versione che sarebbe dovuta uscire da lì a poco. Poi in realtà sono passati diversi mesi dall'annuncio e sto parlando di Flux 2 Klein, o Klein o Clan o come si pronuncia perché a quanto pare è tedesco e non so esattamente quale sia la pronuncia perfetta. Questo modello è la versione turbo, diciamo, perché ha molti meno miliardi di parametri e ha delle richieste molto più basse di hardware. È stato rilasciato in due versioni principali che a loro volta si dividono in altre due versioni, ovvero abbiamo la 4 miliardi di parametri e la 9 miliardi di parametri. Entrambe si trovano in base e distillato. Qual è la differenza principale? Che col base per la prima volta nel mondo di Flux lato locale open source avremo un CFG superiore a 1, perciò potremmo utilizzare anche il negative. E questa versione è quella consigliata per fare i LoRa, mentre la versione distillata potrete utilizzarla con CFG a 1, quindi senza negative a quel punto, e con step molto più bassi, anche 4 per farvi un'idea. La richiesta hardware in realtà è la stessa perché i modelli pesano uguali, ma avrete una velocità diversa di generazione. Alle volte è anche abbastanza simile come risultati, non per forza la distillata è peggio della base. Con loro cambiano anche i text encoder, non avremo più Mistral da 24 miliardi di parametri che era pesantissimo, ma utilizzeremo quello della concorrenza, ebbene sì, perché a questo giro Black Forest Lab utilizza Qwen 3. Nella versione a 4 miliardi userà quella a 4 miliardi, proprio come Z-Image Turbo, mentre in quella a 9 miliardi utilizza quella a 8 miliardi di parametri. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come utilizzare Flux 2 Clan o quello che è, su ConfUI sia in versione normale che in versione distillata, nei vari miliardi di parametri. Iniziamo dunque dal blog di Black Forest Labs, dove pubblicano sempre le informazioni principali dei loro modelli. Questa è del 15 gennaio di qualche giorno fa, quando hanno rilasciato Klein, che è la versione più veloce di Flux 2 e incredibilmente meno pesante del Dev. Vediamola come una specie di turbo, anche se in realtà per le caratteristiche che ha ricorda più Flux 1, è più avvicinabile da tutti, però mantiene la parte più interessante, ovvero la possibilità di fare compositing con lo stesso modello senza doverne avere due come era prima con Context. E come riportano qui, secondo loro può girare anche con 13 GB di VRAM, ma in realtà con tutte le combinazioni a disposizione, come sempre con le varie precisioni di calcolo, si può arrivare anche a meno forse probabilmente, soprattutto con una versione in particolare, perché loro l'hanno rilasciato in due modelli separati. Uno a 4 miliardi di parametri e l'altro a 9 miliardi di parametri. Loro raccomandano addirittura quello da 4 per una 3090. Adesso io non so perché abbiano scritto una cosa del genere, ma io ho una 3090 e a 24 GB di VRAM, perché dovrebbe essere consigliata per far girare quello più basso, non ha senso. La 4070 ci sta perché aveva 12 GB di VRAM se non ricordo male, ma una scheda video con il doppio può far girare anche il 9 miliardi di parametri e vedremo poi come. Con Apache 2.0 per la versione a 4 miliardi di parametri e poi in dettaglio specificano meglio le licenze più sotto, ma la qualità comunque non è male, anche se bisogna giocarci un pochettino su. Ovviamente il modello di punta è il 9 miliardi di parametri che viene associato a Qwen 3, ma da 8 miliardi di parametri, mentre la versione 4 miliardi di parametri viene associato a Qwen 3 da 4 miliardi, la stessa usata da Z-Image Turbo.
Sembra quasi che Black Forest Lab ci abbia un po' riflettuto su vedendo i risultati di Zimage, pensando che forse era il caso di usare un text encoder un pochettino meno esigente rispetto a Mistral da 24 miliardi di parametri, che sono veramente tantissimi, e la differenza non era così abissale sinceramente. Oltre ai miliardi di parametri si dividono anche fra base e modello, diciamo, Klein normale. Qual è la vera differenza? Che questo è distillato, ma in realtà c'è anche in versione 9B, non so perché qua non lo dicono, mentre il base non è distillato. Questa versione base di conseguenza ha anche il negative, quindi per la prima volta nel mondo di Flux possiamo usare il negative, perché il CFG in questo caso è 5 o comunque potete variarlo in base alle generazioni, mentre quello distillato, che è senza il base riportato, potete farlo girare con un CFG a 1 e con molti meno step, solitamente 4, ma anche qua potete variare in base a come volete voi. La versione base, come viene riportata, viene usata anche per fare il training e per fare i LoRa. Quindi se dovete fare i LoRa per Klein, dovete farlo con una versione base. Qui specifica che il base del 4B è sotto la page 2.0, mentre il base 9B è sotto la Flux Non Commercial License. Poi vabbè, ci sono tutte le dimostrazioni di quanto è potente questo modello, però sono stati onesti in certi benchmark mettendo anche Zimage Turbo un po' dove gli conveniva sinceramente, però lasciano il tempo che trovano sempre i benchmark. Sono l'ultima cosa da vedere, bisogna provarle le cose. Se andiamo su Hugging Face, essenzialmente riportano le stesse cose, quindi troverete in modo un po' più riassunto quello che avete visto sul blog, che comunque vi linko in descrizione, ma ci sono veramente tantissime combinazioni e per vederle andiamo direttamente su ConfUI. Se questa web UI non la conoscete, io ho fatto una guida che vi spiega da zero come utilizzarla. Forse questo è il modello ideale per partire, perché è appena uscito, ha un text encoder nuovo, comunque un modello nuovo, potete veramente scegliere su una combinazione incredibile di modelli e quasi sicuramente riuscite a farlo girare, un po' come Zimage Turbo, e usciranno molto probabilmente una tonnellata di LoRa dedicati a Flux 2 Klein. Oltre alla guida ho fatto anche un podcast dove spiegavo a un mio amico come iniziare con ConfUI. Troverete comunque sempre delle differenze nell'interfaccia, perché ConfUorg ha una politica di aggiornamento più che aggressiva, veramente continua ad aggiungere un sacco di cose, modificarle, e io per il momento non sto usando i nodi 2.0. Prima o poi diventeranno obbligatori e lì sarà l'Armageddon totale, ma speriamo anche di no. Non vi sto a far vedere i template di ConfUorg, ma se fate browse templates comunque potete vederli andando in image e vedendo qua che purtroppo ora mischiano tutti insieme anche con i nodi API, che ricordatevi sono a pagamento, quindi ignorateli se non volete pagare questi workflow, o altrimenti potete filtrarlo qua per ConfUI e così avete solo quelli che vanno sul vostro sistema. Qui avete tutti quelli di Klein. Ora avete già visto che c'è Zimage, ma questo lo vedremo prossimamente perché sì, in questi giorni è uscita la versione base e dovrà essere analizzata meglio, ma questo si scontra in realtà con Zimage Turbo, mentre Zimage normale si scontra con Qwenimage, con Flux 2 Dev, non con questo. Ma se vedete qua sotto avete il text to image, avete l'image edit, avete la versione distillata, la versione normale, ma ignoriamo questi, facciamo file open. Sono nella cartella clonata dal mio repository su GitHub, dove metto tutti i workflow e dove li troverete sempre aggiornati. Se andate in Flux 2 ci sono questi nuovi, quelli con Klein o come si pronuncia, perché è tedesco, non sono molto ferrato sul tedesco, sono quelli nuovi. Quindi abbiamo il text to image, l'image to image con delle varianti e un altro che attualmente ve l'ho lasciato comunque. In realtà la versione che vi consiglio io, che è molto funzionale, è quella che trovate in Qwenimage, ovvero questo. Questo è un inpaint fantastico, io mi trovo veramente benissimo, ma sto cercando di farlo andare con Flux 2. Al momento funziona, ma fa dei glitch ogni tanto che devo ancora sistemare, ma comunque sia, si vedrà, non è importante questo, ma ve lo metto lo stesso.
Partiamo col text to image perché c'è un po' di cose da dire. Ovviamente se vi mancano dei nodi vi farà l'avviso, voi fate manager, install missing custom nodes e vi installate quelli che volete, perché non dovete per forza installarli tutti. Io faccio solitamente workflow che possono andare anche senza determinati nodi installati, però ovviamente dovete saperlo gestire poi dopo. Se andiamo qua ci sono 2 note che ho creato e che mi hanno richiesto ore e ore per metterle giù così. Cosa sono queste note? Vi spiegano sostanzialmente tutti i modelli disponibili per Klein 9B, 4B, 9B base e 4B base. Forse fra questi manca quello FP4, perché non sono stato a metterlo dato che non tutti possono farlo andare, è un po' riservato diciamo all'RTX 50, perché solo su quelle avrete un vero vantaggio a usarli. Ma se avete delle schede video con poca VRAM e non recentissime, qua troverete sicuramente la combinazione giusta. Partiamo da presupposto, scegliere quale modello. Secondo me si sceglie in base alla potenza del proprio computer. Se potete andare sul 9B, andate sul 9B perché ovviamente farà cose migliori. Se dovete un po' ottimizzare o volete molta velocità, andate sul 4B. Non è detto che il base faccia meglio del 9B normale distillato, perché mi è capitato che le versioni distillate facessero comunque ottimi risultati, perciò dovete provarli entrambi e fare dei test sulle vostre generazioni. Qui trovate tutte le combinazioni come dicevo e spiegate anche le cartelle dove vanno messi. Ovviamente se state iniziando vi spiego una cosa essenziale, non dovete scaricare tutto perché qui sono diverse precisioni di calcolo messe tutte insieme. Se ovviamente lo usate da tempo sapete che dovete scaricare un modello, un text encoder, un VAE. Se state già generando con Flux 2 Dev, il VAE ce l'avete già. Ma vedete che c'è la versione full BF16, poi c'è la versione FP8, stessa cosa per quello distillato e stessa cosa FP8. Poi abbiamo la versione GUF di entrambi, abbiamo il VAE, il text encoder che in questo caso è il Qwen 3 8B, mentre nella versione 4B è Qwen 3 4B. In questo particolare frangente trovate anche le versioni FP4, ma secondo me se dovete tanto ottimizzare usate la versione GUF, perché comunque ricordatevi che potete combinarli, non dovete per forza usare la stessa precisione di calcolo fra il modello e il text encoder. Potete fare un GUF Q6 per il modello, un GUF Q5 per il text encoder, oppure fare il modello in FP8 e magari non volete installare i nodi, quindi collegate direttamente questo, e i clip lo volete invece full completo BF16 perché magari riuscite a farlo andare il 4B con il text encoder più pesante in BF16 e anche il modello. Insomma, potete scegliere voi come sempre. Quando avete un dubbio, se volete partire con un'idea di che combinazione potrebbe andare sulla vostra workstation, potete usare l'app che ho creato, ovviamente gratuita, che si chiama KSimply. Come appena detto, un'app che vi potrà tornare molto utile per avere un'idea di base su che combinazione scegliere inizialmente è quella che ho creato io e messo su un repository di GitHub chiamata KSimply. È una web app, ovviamente gratuita completamente, dove mettendo la scheda video e la quantità di RAM che avete vi consiglierà una combinazione base dalla quale partire. Poi tutto varia in base alla generazione, in base alla risoluzione, i LoRa che usate e una serie di cose, però vi darà un'idea dalla quale partire e da lì poi iniziare a sperimentare. Trovate il link in descrizione. Per scaricare questi modelli semplicemente cliccate sopra e parte automaticamente il download. In basso a sinistra vedete il collegamento, sono tutti su Hugging Face. Cosa succede però? Che qui la prima volta vi chiede di accettare un agreement prima di scaricarlo, quindi potrebbe essere che il download magari non parte perché dovete prima andare su Hugging Face, loggarvi e fare ok al repository in particolare. Potrebbe essere, non è detto. Io di fianco metto sempre il link al repository perché potrebbe essere che spostano i file. Con Black Forest Lab sicuramente non succede, ma con altri può essere, tipo KJ spesso sposta le cose, mentre per i GUF non ho messo i link diretti, ma se cliccate sopra vi aprirà questa pagina e qua potete scegliere quale GUF può andare incontro al vostro computer. Vedete che abbiamo un sacco di combinazioni e sicuramente fra quanta VRAM avete e quanti giga di RAM riuscite a trovare una combinazione buona per generare.
Una volta che sono stati scaricati i modelli, qui vi fa vedere dove vanno messi. Se voi aprite la cartella Models in ConfUI, vedete che sono paritarie, ovvero vi dice che se avete scaricato quelli FP8 o BF16 vanno messi in Diffusion Models. Per esempio io ho quelli del 4B che posso far andare senza alcun problema sulla mia. Stessa cosa per Test Encoder, vanno messi in Text Encoder. Se invece avete scelto la versione GUF, vanno messi in Unit e Clip. Queste sono le cartelle consigliate, ma poi spesso i nodi pescano comunque da tutte le varie cartelle. Ma se volete fare una cosa ordinata, secondo me conviene usare queste cartelle e dentro fare una sottocartella che vi fa capire dove li state mettendo. Non è obbligatoria, però conviene farlo. Non è facile orientarsi su che modello scaricare, dove metterlo e tutto quanto. Alle volte, vediamo se li hanno messi, se andate in Model Manager e qua dentro poi cercate Flux 2, no, non ci sono. Perché alle volte qua li trovate i modelli, potete fare install e vanno direttamente nella cartella che vi serve. Però non sempre qua sono disponibili, ma io vi consiglio di imparare ad usare Hugging Face perché è l'hub principale. Ha una ricerca pessima, dovete sapere cosa state cercando perché altrimenti non trovate niente. È probabilmente fatto da ingegneri perché sulle interfacce non sono molto buoni. Allora, adesso riceverò tutti i commenti negativi. Comunque, iniziamo come sempre il template di come faccio io il workflow. Andiamo molto veloci perché in realtà le cose sono diverse fra i vari modelli, ma abbastanza similari, possiamo dire. Qua partiamo col caricamento. Come sempre, se non vi interessano i GUF, non installate neanche il nodo, perché a quel punto avete un nodo in più che non usate. Più è snella la vostra cartella di ConfUI e meglio è. A quel punto però dovete collegare questo e questo se volete usare i modelli BF16, FP8 o FP4. Io preferisco i GUF perché posso gestirmi meglio e perché posso usare il Q8. Il Q8 è strettamente vicino al BF16. Con il 4B, sia base che normale, io uso il modello BF16 perché ce la faccio senza problemi, come con Z-Image Turbo. Con il 9B invece ho preferito usare il Q8 sia del modello che del test encoder. Magari col test encoder potevo forse azzardare il BF16, ma non voglio fare troppo offloading. Con questo modello io riesco a usare il computer mentre genero, come facevo con i vecchi modelli di una volta e come faccio alle volte anche con Z-Image Turbo. Però se già dovete generare con Flux 2 o QuanImage e non avete tanta VRAM, vi imballa un po' il computer, non è che potete fare altro nel frattempo. Se state generando con il 9 miliardi di parametri dovete mettere Qwen 3 8 miliardi di parametri. Se state generando con quello da 4 miliardi dovete mettere Qwen 3 da 4 miliardi di parametri. Credo sia stata scelta questa cosa per alleggerire in generale, visto che chi si orienta verso il 4B teoricamente ha un hardware un po' più modesto. Però il 4B potrebbe essere interessante anche per fare degli upscaling, magari. Qua sotto ovviamente dovete caricare Flux 2 VAE, che è il VAE dedicato a Flux 2. Lascio sempre questo caricamento di LoRa solo perché vi permette di metterne tanti insieme, ma in realtà potete usare il caricamento dei LoRa che volete voi, anche toglierlo definitivamente perché magari non li usate i LoRa, non ve ne frega nulla e non siete costretti a usarli. Così com'è passa oltre senza fare niente. Altrimenti caricate i vari LoRa e potete impostare lo strength in base a quanto volete che agiscano poi successivamente. Abbiamo poi il prompt. Allora, se usate i base vi interessa anche il negative. Se usate la versione distillata, allora ignoratelo il negative, perché loro mettevano il conditioning zero out, ma io ho voluto fare un workflow uguale per tutti e quindi l'ho lasciato così, tanto comunque a CFG1 viene ignorato il negative. Ovviamente per scrivere il prompt potete usare la stessa guida che hanno fatto per Flux 2 Dev. Essenzialmente dovrebbero dare gli stessi risultati anche se cambia il text encoder, però gli LLM attuali ragionano un po' tutti allo stesso modo. Un prompt fatto bene, elaborato bene, con soggetti, descrizioni, cosa fanno, azioni e dettagli. Più siete precisi e più vi farà un'immagine fatta bene. Alle volte vengono male le immagini perché non avete scritto bene il prompt, principalmente. Quando trovate la giusta linea, allora viene fuori qualcosa di buono. Io sono di questa idea, voi usate un LLM per farvi aiutare, ma non serve solo per copiare, incollare e via. È un processo di gli do l'idea, me la sistema, prendo quell'idea, la sistemo io e la butto dentro. Viene giusto? No. Allora la mia idea gliela ributto dentro e gliela faccio sistemare e così via. È troppo semplice dirgli creami questo prompt
e va bene così, a meno che vi accontentate molto del risultato. Qua sotto abbiamo la risoluzione. Ho lasciato quella di Flux 2, ovvero voi mettete qua l'altezza e la larghezza, lui la sistema per fare in modo che sia come piace a Flux 2, ovvero con un multiplo di 16. E qui potete giocare un po' con la risoluzione. Ormai i modelli di oggi gestiscono molto bene anche risoluzioni molto alte. Qua vi fa il risultato, perché se voi qua mettete una cosa a caso tipo 1357 per 3042, non preoccupatevi perché la sistema e qua poi vi dice come è venuta fuori esattamente. A seguire abbiamo la generazione. Ora, in base al modello che scegliete sarete voi a cambiare le impostazioni, così è più semplice il workflow senza farne 52, senza impazzire. È impostato già per usare il base. Il base vuole un CFG a 5, ma come sempre potete variarlo, e gli step si parte da un minimo di 20 come si faceva con Flux 1 Dev. La cosa migliore è aumentarli, perché giova tanto a Flux aumentare gli step. Io vedevo che arrivando a 40 c'era una bella differenza. Con questo non ho ancora fatto tanti test, ma potrebbe essere. Se invece qua avete scelto la versione distillata, quindi non il base, sia del 4B che del 9B, allora dovete cambiare questa impostazione. Qua mettete 1, il negative a questo punto viene ignorato e gli step scendono a 4. Genererà ovviamente molto più veloce, perché 4 step li fa molto più veloci rispetto a 20, poi dipende comunque dal vostro hardware. Non è detto che l'assenza del negative crei grossi problemi, perché dipende tanto dalla qualità del modello. Un modello che legge molto bene il prompt non ha bisogno di avere una descrizione negativa che gli dica cosa non fare, però alle volte può tornare utile se continui a insistere con certi dettagli, ma io sono dell'idea che conviene più sistemare con l'InPaint dopo piuttosto che impazzire a trovare un prompt perfetto. Ragionatela più come una composizione fatta a step su più workflow e più passaggi. Faccio l'immagine, la correggo con l'InPaint, la upscalo e poi la sistemo in Photoshop e così solitamente ho un bel risultato. Fatto questa generazione, passa poi all'anteprima e vi salva il file nella cartella di output. Molto semplice, io non ho voluto incasinarlo e cerco sempre di tenere i workflow il più semplice possibile, senza fare cose complicate, senza aggiungere cose inutili. Già questo l'ho lasciato perché conoscendo com'è Flux arriveranno tantissimi LoRa, però occhio, più LoRa aggiungete più si appesantisce e più è difficile fargli capire quale LoRa deve avere più peso rispetto a un altro. Ma non perdiamo tempo, facciamo sempre file open e andiamo su quello a 2 immagini. Poi il 6 immagini io l'ho lasciato, ma non sono così convinto che Klein ce la faccia gestire tutte queste immagini, però nel dubbio ho detto lasciamolo lì. Vedete che è prettamente identico, è la stessa cosa, quindi non sto a ripetermi. Quello che cambia è che qua adesso avete 2 immagini. Di base ne ho lasciata una attiva, poi se dovete fare un compositing con più immagini, allora attivate anche la seconda. Se voi attivate la seconda immagine, facendo tipo qui set group node to always, dovete attivare anche questo qua, facendogli bypass, o altrimenti è Ctrl B dalla tastiera. Perché usarne una o usarne 2? Perché se dovete fare una sistemazione un'immagine tipo carico questo sgorbio che mette sempre, ovviamente qui potete cambiare la risoluzione perché magari mettete una foto da 6000x6000 o 3000x3000 che per alcuni computer è veramente troppo, e qua gli dite cambiami il background, cambia i capelli di quel colore, cambia quest'altro, aggiungi quest'altra cosa, oppure fare l'InPaint, cioè fate tasto destro, open in mask editor, li selezionate qua, fate save, lui crea una maschera e genererà solo su quella maschera. Però se dovete fare questa cosa vi consiglio di usare l'altro workflow che ho creato in modo tale che è più mirato. Ma così di base, se voi non collegate determinati nodi, non vi prenderà la risoluzione dell'immagine iniziale, ma potrete sceglierla qui come volete voi, perché magari voi volete modificare questa immagine ma creare una nuova immagine, così scegliete voi la risoluzione. Altrimenti prendete da qui il width e lo collegate qua. Stessa cosa per il passaggio sotto e anche qua l'height. In questo modo lui passerà esattamente la stessa altezza e la stessa larghezza dell'immagine originale, andando a fare un editing diretto dell'immagine che gli state dando.
Se per esempio volete fare due cose insieme, a questo punto dovete decidere se la risoluzione arriva dalla prima immagine, arriva dalla seconda o proprio è un nuovo canvas vuoto che ha un altro formato, un altro aspect ratio, e potete dirgli per esempio metti il cappello della seconda immagine sulla prima. Ci sono tante combinazioni ma sono da testare perché non è detto che funzionino tutte, bisogna trovare il giusto prompt per fargliele capire. Non è semplice fare compositing con questi modelli, ci sono quelli che capiscono di più, ma dipende sempre da cosa volete andare a fargli fare, perché più una roba è complessa e più dovete lavorarci tanto sopra. State tranquilli che anche Nano Banana non è così intelligente come viene pubblicizzato, perché io ho avuto grossi problemi a fargli capire cose banalissime, mentre con Qwen Edit mi trovo molto bene, ma anche lui su alcune cose è difficile da farlo ragionare. Una sola problematica di questo workflow è questo nodo. Alle volte su queste generazioni di compositing il colore finale varia un pochettino rispetto all'immagine originale, perciò io gli ho messo questa cosa che gli dice la generazione finale deve avere gli stessi colori dell'immagine iniziale. Cosa succede però? Che alle volte questa cosa non viene bene. Se non viene bene o non lo volete, cancellatelo proprio questo nodo perché crea problemi e qui lo collegate così. Si può bypassare, ma alle volte è come se fosse ancora lì, anche se lo bypassate crea problemi. Perciò se non vi fa problemi semplicemente fate CTRL-B e generate lo stesso, ma se vedete che continua a fare pasticci lo stesso oppure non fa la generazione, cancellatelo e collegate il bytecode a questo reroute e siete a posto. Ora io di questa versione avevo fatto anche la versione con 6 immagini. Non sono convinto che Klein riesca a fare questa cosa con 6 immagini, ma se volete provarla io non ho ancora avuto modo di fare tutte le combinazioni possibili perché implica di avere un'enormità di tempo di generare, di provare, testare, ma secondo me dovrebbe farcela, anche se comunque richiede molto più hardware per fare questa cosa. Non potete pensare che lo stesso hardware che occupi il text image di base venga occupato con 6 immagini, tutti questi nodi e tutti i vari passaggi. È ovviamente molto di più la richiesta che viene fatta qua, ma la dinamica è sempre la stessa. Scegliete voi se la risoluzione è un quadro vuoto oppure se la deve prendere da un'immagine in particolare fra tutte queste. Io le ho rinominate 1, 2, 3, 4, sono in corrispondenza delle reference conditioning, quindi sapete che se attivate la terza immagine dovete attivare questo, se attivate la quinta dovete attivare questo e così via. Questi sono tutti in successione, ma uno dopo l'altro, quindi se voi attivate questo potete anche non attivare gli altri prima. Secondo me ha più senso andare in ordine. E qua stessa cosa comunque, ricordatevi se usate il base o il distillato va cambiato il CFG e gli step. Se per caso volete dare un occhio a questi workflow che ho fatto o ad altri o a quelli che trovate online e magari non vi fidate ad aprirli sul vostro computer, io ho fatto una web app che si chiama Workflow Inspector che vi permetterà di aprire questi workflow o un file generato con ComfUI e vedere direttamente tutti i nodi utilizzati, un'anteprima del workflow, le note inserite all'interno scritte bene in modo leggibile e tutti i dettagli utilizzati per la generazione, così da non dover aprire ComfUI e poter capire se è il caso o meno di aprire un workflow in locale. Trovate il link in descrizione. L'ultimo che rimane è quello che vi dicevo prima, sul quale ho testato un po', ma non mi ha dato soddisfazione completa come me l'ha data la versione con Qwen Edit che funziona veramente da Dio. Qui funziona, lo fa l'Impaint e lo fa molto bene. Come lo fa? Qua stessa cosa, si carica un'immagine, però come sempre si fa tasto destro, Open in Mask Editor, selezionate la parte che dovete cambiare, tipo facciamo caso che questo sia un viso, fate save. Io ho messo di base che abbia passato il LoRa perché ancora non c'è un LoRa per velocizzare, ma nel caso arrivasse o dovete aggiungergliene altri potete farlo. Ovviamente selezionate la versione che volete voi di Klein e qua gli dite cosa deve fare, tipo cambia il viso in, aggiungi questo, aggiungi dettagli, aggiungi questa variazione, cambia colore e glielo mettete in ordine. Anche qua bisogna capire meglio come dirgliele queste cose, perché con Qwen Edit ho capito che va molto bene dirgli mantieni, ovvero keep, aggiungi, add e tante cose di questo tipo e dovete specificargli di non cambiare il background, di mantenere gli stessi colori e così via. Non è detto che per Flux 2 Klein vada la stessa cosa, però qual è il vantaggio di questo in Paint? Che lui si concentra solo su quest'area e la fa
veramente ad alta risoluzione e non è un in-paint come farlo normalmente dall'image to image. Qual è il difetto che ho riscontrato? È che fa una specie di effetto glitch sull'immagine, cioè vi fa vedere come se fosse a bassa risoluzione, ma in realtà non lo è. Devo ancora capirlo meglio perché fa così. Ho provato tutti e 4 i modelli, ma tutti e 4 fanno la stessa cosa. Forse questo in Paint non va bene per Klein, ma io ve lo lascio lo stesso perché ci ho lavorato su, quindi non spreco tempo e ditemi voi. L'unica cosa qua in fondo, stesso discorso il color match, se vi fa pasticci toglietelo, o se varia troppo l'immagine, perché questo è un comparer e vi fa vedere com'era l'immagine iniziale e com'è l'immagine finale. Se a voi serve solo l'in-paint che lui ha tirato fuori, basta salvarlo prima dell'in-paint stitch che mette tutto insieme e da qua tirate, fate la preview oppure fate proprio il save. Io la preview comunque l'ho già messa di base, ma se volete vederla più grossa ce l'avete qui e poi il salvataggio che vi divide in in-paint e in-paint only. Ora, questi modelli qua non sono male, serviva un Flux 2 un po' più umano, è stato un po' esagerato Flux 2 Dev, ma non è male perché è molto buono. Se riuscite a farlo girare nella sua forma migliore dà degli ottimi risultati, fa delle immagini veramente belle, ma è veramente tanto pesante. Secondo me è più dedicato alle aziende che alle persone normali, a noi poveri che abbiamo a malapena una scheda video da 24 giga e dove io stesso faccio fatica con 24 giga a stargli dietro perché non si può pensare di fare offloading abnorme ogni volta che si fa una generazione perché diventa inutilizzabile il computer. Però decidete voi come utilizzarlo, questo è utilizzabile, soprattutto il 4B, ma anche il 9B dà comunque ottimi risultati e come dicevo non è detto che la versione distillata sia peggio. Infatti nelle conclusioni vedremo qualche confronto fatto fra tutti i modelli e il loro competitor diretto. Qui la battaglia è abbastanza complessa perché non è facile dire quale è meglio fra Z-Image Turbo, Klein, 9 miliardi, 4 miliardi, distillato, base. Io ho fatto un po' di test ma ovviamente non ho potuto fare miliardi di test perché ogni generazione prende tempo, bisognerebbe testare prompt su prompt e variazioni diverse, però posso dirvi che sono abbastanza ottimizzati da poter essere usati anche su hardware di bassa fascia o comunque di generazioni passate, perché avendo tutta quella combinazione fra FP8, FP4, GUF e poter scegliere fra test encoder, modello e tutto quanto, potrete decidere come incastrare ogni cosa e avvicinarvi al vostro computer e secondo me riuscire a generare anche come si faceva con Stable Diffusion XL. Perciò se voi riuscite a generare con Stable Diffusion XL è molto facile che generate con Z-Image Turbo e anche con Klein, magari più versione 4 miliardi piuttosto che quella da 9. Ma vediamo subito un confronto. Allora io ho fatto queste immagini usando il prompt preso dagli esempi della prompting guide per Flux 2. Sono fatti tutti allo stesso modo e con i settaggi consigliati per ogni modello. Perciò vediamo velocemente la prima immagine. Potete vedere che ho messo anche le versioni base e distillate insieme. Poi abbiamo la seconda immagine dove, come dicevo, non è detto che mettere più step o un CFG più alto dia per forza un risultato migliore, perché alle volte secondo me il distillato si difende abbastanza bene. E finiamo con la terza immagine dove ho inserito del testo e come potete vedere forse l'unico che gestisce un po' meglio il testo è Z-Image Turbo dalle mie prove, anche se usa lo stesso test encoder di Klein a 4 miliardi. Mi ha stupito perché in 9 miliardi avrebbe dovuto fare di più perché usa Qwen 3 da 8 miliardi di parametri, ma non sempre ha fatto cose migliori, quindi non è solo il text encoder ma è anche l'unione col modello. Una buona conclusione che si può tirar fuori da questo è che quando c'è la concorrenza fra le aziende, chi ne giova di più siamo noi, perché iniziano a battagliare fra di loro e cercano di dare il miglior risultato possibile, mostrandosi i migliori nel proprio campo e anche dando un ottimo risultato. Ma sicuramente avere più aziende che fanno più modelli dà più possibilità di utilizzo e nessuno vieta di fare workflow dove magari si parte generando con un modello per poi fare un refine con un altro modello. Io posso fare sempre un'immagine in Z-Image Turbo e fare il refine con Klein, oppure usare Klein solo per l'upscale, oppure usare Z-Image Turbo per altro e fare quello che voglio io. Questo è anche il bello di ConfUI, una cosa che non tutti riescono a capire spesso, di come sia bello poter personalizzare i workflow e incastrare più modelli insieme, incastrare più cose
anche se io preferisco fare workflow diversi per ogni cosa, perché poi si inizia un po' a complicare le robe e a mettere troppi nodi diversi insieme. Ma se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e commentate se magari vi trovate meglio con questo invece che ZImage Turbo o viceversa, e magari anche se siete riusciti a farlo girare su hardware non recentissimo tipo da 8 GB facendo una giusta combinazione fra GUF o fra FP vari. Ma ricordate che c'è sempre il server Discord dove parliamo di queste cose anche in anticipo rispetto a quando faccio la guida, perché non sempre riesco a fare post e cose di questo tipo. Soprattutto se avete problemi, aprite in problemi tecnici mettendo tutti i dettagli possibili, che così vi riusciamo ad aiutare. E se volete far crescere questo canale c'è la pagina Patreon dove metto sempre in anticipo i workflow che poi vedrete nella guida, così potrete iniziare a usarli prima ed essere già sul pezzo per quando viene pubblicata. E allora ci vediamo alla prossima guida, che immagino saprete già su cosa sarà perché il modello è appena uscito e credo proprio che la farò su ZImage Base, sperando che sia un qualcosa di, non dico rivoluzionario, ma sicuramente molto più interessante rispetto a Flux 2 Dev, che è esageratamente mastodontico come peso. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!